Questo è stato il mio primo tagliaerba. Questo è il secondo. E questo è il terzo. Ma oggi voglio presentarvene uno che non ha niente a che fare con quelli che avete appena visto. All'interno di questo pacco infatti c'è un tagliaerba che arriva dal futuro. È il primo di questa tipologia che abbiamo. In teoria una volta impostato poi noi non dobbiamo far più niente e lui dovrebbe tagliare l'erba in automatico. Ovviamente ringrazio Brumar ed Ego Power Plus che mi danno la possibilità di provarlo quasi in anteprima. Non ci credo. Guardate che robetta. Questo è un Roboter, che non avrei mai detto di leggerlo su un cartone, ma anche detto robot tagliaerba. Io non l'ho mai provato, ne ho visto qualcuno in giro e quindi sono curiosissimo di testarlo. Gli do solo una veloce occhiata perché poi per l'installazione mi aiuteranno dei ragazzi di Ego Power. Mamma mia, guarda che roba incredibile. Ah, che robetta, come fanno su Instagram. Solo per adesso lo lasciamo all'interno dello scatolone e tra poco tempo arriveranno due ragazzi di Ego Power Plus per darmi una mano ad installarlo. Non so ancora per quale giardino installarlo, se quello della piscina dell'agriturismo. Il problema è che durante il periodo estivo ci saranno molti sdrai in tutta quanta l'area e quindi non so se conviene qui oppure nel giardino vicino all'entrata dell'agriturismo, che è questa qua. Che sì, ok, anche qui ci sono tanti ostacoli, alberi eccetera, ma almeno questi sono fissi, non sono come gli sdrai che ogni giorno insomma vengono mossi da una parte all'altra. Appena arrivano infatti chiederò consiglio anche a loro su dove conviene appunto installarlo per fargli fare un buon lavoro. Vorrei già tirar fuori tutto quanto, però devo aspettare perché se dopo bisogna spostarlo insomma di qua o di là è meglio che sia all'interno dello scatolone senza dover spostarlo proprio a mano. Almeno lo posso trasportare con il Traspallet. Comunque è la prima volta che faccio un test così potente. Se vi piace fatemelo sapere iscrivendovi al canale o lasciando un like, insomma. Chissà, magari in futuro ci saranno test ancora più potenti. Luchez, vieni qua a vedere. Guarda Luchez, il futuro del taglio dell'erba, Luchez. Cavolo, è un bestione. Guarda che roba. Non tirarlo fuori però. Lasciamolo lì per il trasporto, che di solito è il Luchez che taglia l'erba durante il periodo estivo. Adesso avrà anche un aiutante. Infatti ovviamente il robottino non potrà far tutto quanto da solo e gli altri dovremo continuare a tagliarli noi con il trattorino eccetera eccetera. Sono arrivati. Hola, ciao. Innanzitutto lui è Emanuele e lui è Fabio, i due tecnici che ci aiuteranno ad installare il robot tagliaerba. Dopo i saluti e le presentazioni abbiamo subito iniziato a pensare. Dovevamo capire diverse cose. Innanzitutto il giardino più adatto all'installazione del robot, tenendo conto degli ostacoli presenti all'interno. E in secondo luogo bisognava capire anche dove posizionare la base in modo che fosse in un luogo comodo ma non troppo visibile. Abbiamo deciso di posizionarlo nel giardino della piscina e però non anche nella parte degli ulivi, perché altrimenti diventerebbe un po' più impegnativo, perché gli alberi come questo non serve delimitarli con il filo perimetrale, però quelli che hanno le radici un po' rialzate invece è necessario fare questa lavorazione, insomma, in modo che non si incastri il robottino. Adesso vi farò vedere passo passo l'installazione di tutto quanto, così potete capire anche voi quelli che sono tutti i lavori che servono per l'installazione. L'unica cosa non elettrica all'interno di questo furgone, no? Ecco, infatti ha tutte apparecchiature elettriche, però per mettere giù il filo si utilizza un motore a scoppio. Scopriamo come funziona il macchinario per interrare il filo perimetrale, insomma dove dovrà muoversi poi all'interno il robottino. Facciamo due cose principali: intanto mettiamo il robottino in base così si inizia a caricare, e l'altra appunto è il posizionamento del filo perimetrale. La base la vogliamo mettere qua? Sì, la base la posizioniamo dietro alle scale della piscina in modo che non si veda quando si sta facendo il bagno, insomma, o sugli sdrai, e resta qui dietro, bella nascosta. Andiamo a attaccarla, visto che c'è la corrente. Qui sotto infatti nel locale tecnico c'è la presa che va fin di sopra, dove poi ci sarà la base del robottino. E questo si può impostare tipo di notte, certo, quando lo puoi vuoi impostare a qualsiasi ora, farlo lavorare a qualsiasi ora. Hai tre impostazioni di orari. Comunque lui si calcola ovviamente quando ha fatto il 100%, torna in base. Basta, e sì, fino al giorno dopo non ripara. Eccola qui, questa è la base. Ma lui per caricarsi come fa? Si appoggia e basta? Sì. Ah, perché ok. Qua vedi questi due. Ah, le alette sì, di contatto. Eccola. Si è accesa la spia. Bobina.
bobina installata, adesso inizieremo a mettere giù il filo. E quelli ogni quanto vanno messi i chiodini? Chi non lo interra comunque magari ne metti uno ogni 3, ogni 4 metri. Ok. Magari sulle curve ne metti di più. Interrato sì, ne metti qualcuno, ma non come se lo lasciassi fuori. Bisogna regolare quanto mettere fondo il filo, insomma, e più o meno ha detto che va bene sui 3-4 cm sotto il terreno. Sta circondando tutta la parte intorno al marciapiede della piscina. In pratica quel macchinario lì ha una specie di pezzo in acciaio, insomma, che va a creare un piccolo solco all'interno del terreno dove poi il filo viene messo e crea tutto il perimetro. Qui, come vi dicevo, ha delimitato l'olivo tutto intorno. Vedete, in pratica crea questo solco all'interno del terreno e butta giù il filo. Questo è senza dubbio il lavoro più impegnativo di tutta l'installazione. Fino a questa mattina ero convinto che avremmo dovuto posizionare il filo interamente a mano, metro dopo metro. Solo quando sono arrivati i ragazzi ho scoperto che esisteva un macchinario apposito per questo lavoro. Tutto sembrava andare per il meglio, ma proprio quando iniziavamo a pensare di essere sulla strada giusta è emerso un problema che non avevamo ancora preso in considerazione e che ci ha costretto a fermarci per capire come risolverlo. Abbiamo dovuto tirar via la parte in fondo alla staccionata, insomma, perché altrimenti se no il robot non ci passava sotto, perché dovevamo delimitare bene tutta quanta l'area in cui deve operare, e quindi per farlo passare e non creare due aree separate ne facciamo una unica, passa di lì e torna indietro e fa tutto questo giro, insomma, in modo che riesca a coprire tutto quanto il perimetro della piscina. L'altro problema è farlo passare qui all'interno di questa mattonella qua, ma in realtà c'è una piccola fessura dove possiamo farla passare. Abbiamo quasi finito, c'è l'ultimo ostacolo da superare. Qui infatti c'è il passaggio, in pratica dobbiamo sollevare una mattonella e farlo passare sotto, insomma, il cavo, così poi il robot potrà tagliare anche tutta la zona vicino alle camere. Mio fratello è andato a prendere il badile e il piccone, così adesso possiamo provare ad alzare questa qua, sperando di non romperla. Vado, Tanto ve lo faccio poi anche qua, quindi. Ok. Piastrella alzata, adesso gli facciamo passare il cavo sotto. Ci hanno detto infatti che anche al di sotto dello spessore della mattonella il filo viene percepito dal robot durante la lavorazione. Avevamo paura di romperla, ma per fortuna è andato tutto nel verso giusto. Perfetto. Adesso, mentre Emanuele finisce di fare le ultime cose, bisogna solo registrarlo per fare i vari settaggi iniziali e poi possiamo finalmente farlo partire. Dovrà fare tutto il giro perimetrale intorno, successivamente inizierà proprio a tagliare l'erba. Se tipo una persona acquista un robottino del genere, come funziona poi l'installazione? L'installazione viene un tecnico specializzato nel Lego Point dove comprerai il tuo robottino, fornirà anche l'installatore. Ok, dai, ormai siamo quasi alla fine, manca da controllare gli olivi che abbiamo circondato là in fondo. Stiamo sistemando la base a terra, ovviamente, perché sennò col vento, insomma, vedete che dovrebbe essere bello potente il vento, però in pratica la installiamo per terra con le viti che avete appena visto, che la tengono ben salda, così poi una volta fissata non si muove più. Periodo invernale possiamo portare all'interno il robottino, sì, la base può rimanere tranquillamente e la base la lasciamo fuori, certo. Ok. Fissata perfettamente a terra, non si muove più. Questa parte qua è importante, che una volta che si è fatto il giro dell'albero, sì, il cavo che ritorna sul perimetro deve essere perfettamente attaccato con l'altro, devono essere proprio uniti, vedi? Ah, ok, ok. Così facendo lui quando passa non lo rileva come il cavo del perimetro, ma si annulla e quindi lui tranquillamente si passa, annulla in automatico, certo, proprio, perché se no lui arriverebbe qua, sbatte e torna indietro, via, certo, invece così lui passa. Ho capito. Emanuele sta facendo l'ultimo giro intorno di controllo in modo da assicurarsi che tutto il filo sia sottoterra e finalmente poi potremo far partire il robot. E mentre faceva gli ultimi controlli ha trovato un problema: il filo da qualche parte nel prato perdeva il segnale. Cioè, con questo sistema riusciamo a trovare dove c'è un'interruzione del filo. Incredibile. Cosa succede quando la trova? Non senti più suonare. L'aggiunta che c'è qua. Incredibile, ragazzi. Avete visto? Con questo strumento qua in pratica continua a suonare fino al momento in cui non trova una disgiunzione dei cavi.
Abbiamo risolto il problema e poi reinterrato completamente il filo e la giunta sostituita. Adesso, come potete vedere, la luce è verde, significa che tutto il cavo è fissato bene lungo tutto il perimetro. Mi hanno detto anche che si può scegliere la luce LED, cioè il colore insomma della luce, perché adesso lo testiamo per la prima volta. Colleghiamolo con l'app di Ego Power. Ah, ma è touch? Sì, è touch, quindi italiano. Diamo conferma. Ok. Ah, comprendere. Qua scendiamo giù e scegliamo Italia. Ok. Qua ti chiede metri. Qua ti chiede una password. Ok, qua ti chiede già un'impostazione magari 8. Ok, e confermi. Ok. Già si sta alzando il piatto. Ok. Ma adesso parte da solo? No, non le abbiamo ancora fatte. Adesso cosa facciamo? Apriamo la nostra app di Ego. Altro. Rimane Bluetooth e da qua eccolo qua. Ok, l'ha rilevato. Avanti, conferma. Ok, e andiamo su fatto. Da qua possiamo tornare indietro. Adesso noi abbiamo la nostra app collegata al nostro robotino. Ah, ok, mi percepisce anche dove si trova in questo momento. Adesso il cellulare magari lo teniamo qua così. Sì. Andiamo indietro e gli diamo semplicemente start. Abbiamo fatto tutti quanti i passaggi di registrazione. Normalmente quando viene un tecnico a installare un robot chiedono prima di tagliare tutto quanto. Certo, dare una tagliata a tutto il prato per averlo. Quindi adesso lo stiamo testando in condizioni un po' estreme. E ovviamente ci sono tutte le foglie che hanno perso gli alberi che ci sono qua sopra e anche insomma l'erba è alta, ecco, non l'abbiamo più tagliata da ottobre più o meno. Ok, possiamo farlo partire. Collegati con la, schiacciamo start. Lui ti dirà di chiudere il coperchio. Ok. Potente! Sembra incredibile che si muova da solo. Ah, quindi proprio adesso fa tutto il perimetro muovendosi senza tagliare. Senza tagliare, lui adesso si sta costruendo la sua mappa. Si sta muovendo da solo, sembra incredibile. D'ora in poi, in questa parte qua di giardino, penserò a lui. Poi è silenziosissimo, vabbè che adesso non sta neanche tagliando, quindi. C'ha il comando di controllo remoto, quindi anche senza un perimetro lo puoi guidare te. Ma va, tipo macchina telecomandata? Sì. Potente! Sì. Molto interessante sta funzione, mi sa che la utilizzerò. Dato che i due cavi sono uniti, vedrete che il robot invece di seguirlo tirerà dritto, poi invece durante la fase di taglio, come avete visto, vedete che è andato dritto. Poi invece durante la fase di taglio dell'erba, ovviamente taglierà tutto l'interno, riconoscerà il cavo quando va vicino alla pianta, all'ulivo, e quindi resterà comunque all'esterno. Adesso lo stiamo seguendo anche noi per vedere se c'è qualche punto dove magari fa fatica ad andare, in modo che se c'è da intervenire lo facciamo subito, insomma. Guardate l'aria come guarda il robottino. Aria, via! È stato interessante ma anche molto strano vederlo girovagare da solo per il prato per delineare il perimetro. È la prima cosa autonoma che abbiamo in azienda. Guardate che roba. Non vedevo l'ora però di vederlo in azione. Quindi se un giorno non ho voglia di tagliare l'erba col trattorino, prendo il cellulare, lo puoi guidare te e gioco come se giocassi per una macchinina telecomandata, però che taglia anche l'erba. Manca poco per tornare alla base. Dai che non vedo l'ora che adesso inizi. Vediamo come si comporta con sta erba, ma è tanto alta e ci sono anche tante foglie. Non so bene cosa succederà, adesso vediamo. Mamma mia. Come vedi lui sbatte sulla base, fa un mezzo giro, vedi che va a sentire il cavo che passa sotto la base. Ah, quindi torna sulla sua e poi adesso si gira e torna dentro. Ah, capisce che... Ah, ho detto stop, qua c'è qualcosa. No. E adesso parte. Ah, inizia già a tagliare proprio. Ah, ma va super veloce. Ma si imbuga tutto. Allora in pratica per adesso non lo facciamo andare dalla parte di là perché ci sono troppe foglie, quindi abbiamo delimitato questa zona insomma vicino alle camere dove lo faremo passare. Registrerò anche un time lapse così proprio potete vedere la lavorazione, perché ovviamente ci mette un bel po' di tempo, non è come un tagliaerba normale. Prima di fare il test però voglio provare anche a controllarlo con l'app. Poi ovviamente questa primavera / estate vedrete tutto meglio nel dettaglio.
Per fare il test adesso ho tirato via anche tutte quante le foglie, così è più veritiero possibile, insomma, rispetto a una situazione tipica primaverile o estiva, quando il robot è già in funzione. Ho salutato e ringraziato Manuele e Fabio per avermi dato una mano nell'installazione e adesso finalmente è arrivato il momento di testarlo. È passato un giorno, adesso è mattina. Ieri non sono riuscito a fare il timelapse perché ormai era troppo tardi, stava andando giù il sole e non si sarebbe visto niente, insomma. Adesso andiamo a prendere il robottino e finalmente proviamo a fare il timelapse della sua lavorazione, così potete vedere come taglia l'erba. Eccolo qui, colleghiamolo al cellulare, controllo dal remoto. Adesso in teoria dovrei... Ok, lo porto di là, guardate che potenza! Eccoci qui, arrivati. Adesso lo facciamo partire. 3, 2, 1 e parte il timelapse. Sta lavorando e io sto facendo il video con 1, 2 e 3 videocamere, così posso farvi vedere proprio come sistemo per bene questa parte di prato qua. Vai robot, vai robot! Sono tornato dopo un po' di tempo e adesso il giardino sta già iniziando ad essere quasi perfetto. Manca solamente qualche zona, insomma, dove deve ancora passare, però guardate che robettino potente. Subito non sembra, perché essendo piccolo io sono abituato a vedere tipo il trattorino tagliaerba, che quello subito, insomma, vedi l'erba tagliata. Invece questo fa dei micro passaggi che subito non ti accorgi, ma dopo tanto tempo, insomma, che è lì nella zona si ottiene un bel risultato. E adesso posso farvi vedere il risultato finale. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!